Ciao Elena, Davide, Ciao. Elena, Lucio. Un bel trio. Ciao ciao. Ho sentito i punti di Davide, figlio di una nostra fan. Nuovo fan. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi come lo vedi. Allora, lui Mhm. mm, con un taglio di capelli un po' diverso, ma comunque il colore è lo stesso. E ha davanti tipo una specie di schedario, ok, che contiene dei dischi in vinile. Mhm. E su ogni disco in vinile c'è, diciamo, la storia e le caratteristiche di mm, varie persone, direi vari ragazzi, vari uomini, ok? E lui li spoglia e dice, sì, questo no, questo sì. Questo è come se scegliesse alcuni uomini su tanti, Ma di sue vite o uomini come partner? come partner. Va bene, ti dà l'autorizzazione, Davide. Mhm. Ok, ci vuole spiegare questa immagine. Sì, è come se scegliesse, diciamo, stesse scegliendo la sua fiamma, ok, questo mi dice, scegliendo, mm, è come se pian piano selezionasse tutti gli uomini esistenti, diciamo, al momento, incarnati, no? Ok, e pian piano li screma guardandone le caratteristiche dal disco in vinile. Ogni disco in vinile riassume le caratteristiche di ogni uomo. E quindi pian piano screma i dischi, quindi fa un primo giro e ne ha scremati un po', poi li riscrema di nuovo, no? Fino a quando è come se lui da quei dischi di vinile scegliesse la sua fiamma. La scelta? Eh, è un po' incerto su alcune caratteristiche, quindi ce ne sono ancora un po' lì che non riesce a scremare. Ma esiste? Sì, esiste ed è tra quelli che ha tenuto. Si tratta quindi di individuarlo Sì, per lui adesso. sì, sì, esatto. Va bene. Davide ha dato l'autorizzazione, no? Sì. Mhm. Sì. Vai, partiamo con la vibrazione. 10 miliardi, Consapevolezza. 131, Anima. 38, Vite precedenti. 1928, Cervello. 9.3, Interferenze eteriche. sì, allora abbiamo allora, quello che vedo io, e non so se di solito è così, ma io lo vedo così, Mhm. un Elohim che è l'Elohim che rappresenta
quelli chiamati angeli custodi. Mhm. Non so, mi dice così, cioè, mi dice io rappresento tutti gli angeli custodi. Poi vedo, poi è arrivato la figura di questo cantante che io avevo già visto prima, no? Che è quello Diciamo chi è. Freddie Mercury. Allora, però la vedo come interferenza, Mhm. cioè è come se questa interferenza usasse l'idea di Freddie Mercury per tenere tutte le anime che seguivano e seguono Freddie Mercury agganciate. Davide, tu segui la musica dei Queen di Freddie Mercury? L'hai seguita, l'hai apprezzata più o meno, una via di mezzo, come un po' Mm, tutti forse. sì, sì, infatti, magari non è proprio una cosa. Mm. Ok, poi c'è un falconiforme e una mantide. Ci sono 3 DL, uno è dentro e 2 fuori. Come si chiama l'Elohim? Diangi, Diangie. Cosa vuol dire Diangi? È come se racchiudesse tutti i nomi degli angeli. Diangi. Entità mentali. Allora, ce ne sono 3, una di livello 2, una di livello 3 e una di livello 5. 2. Prima ce n'erano, vabbè, sono anche un paio del passato. Sì, quali sono quelle del passato? Ce n'era, cioè quella che spicca di più proprio di livello 7. No, allora scusa, non erano 2 in più. Quella di livello 5 prima era di livello 7, poi ce n'era un'altra di livello 7 che era anoressia. E quella lì era riuscita ad agganciarsi grazie all'altra che era all'altra di livello 7, che ora è di livello 5, che è depressione. Va bene. E la 2? La 2 allora, fa sì che Davide sia come se Mhm. fosse, come se avesse un pregiudizio ogni volta che va all'esterno e deve avere una conversazione con qualcuno. È come se lui avesse già è come se gli creasse un'aspettativa di come potrebbe essere, diciamo, la conversazione o il rapporto con la persona che ha davanti. Ok, ancora prima di averlo. Quindi questo fa sì che spesso si precluda di vivere quell'esperienza. Andrà tutto male. Sì, quella è una persona così, quella è una persona cosà. Ok, quindi spesso non, diciamo, soprattutto agisce con le esperienze che per lui potrebbero essere positive, quindi gliele preclude. E la 3? La 3, ah sì, l'avevo già visto prima e non la rivedevo. Ok, la 3 è quella che aggancia la sua rabbia. Eh, sì, diciamo che è partita proprio dalla sua esperienza col papà. Ok, quindi questo papà ha fatto sì che lui agganciasse l'entità mentale 3 che è rabbia. Ok, adesso è 3, è stata anche più alta. È come se mh, si ali- più si alimenta e più cresce, quindi ci sono dei momenti dove aumenta anche la sua intensità. Ok, quindi come la vedo io adesso è in una fase dove l'entità mentale è di livello 3 ed è rabbia.
Impianti. Allora, c'è questo impianto che è come se ci fossero due spirali, ecco, potrei dire spirali, Mhm. a livello degli occhi all'interno della testa, quindi dagli occhi verso l'interno, ok, collegate tra loro. Mhm. ehm, e queste sono collegate all'interno dell'orecchio tramite tipo delle bacchettine. Ok, quindi questo impianto viene utilizzato dalle entità mentali per mostrare a Davide una realtà differente da quella che è in realtà. Poi? Questo è quello mentale. Poi ce n'è uno fisico che è come se adesso stesse in stand-by. No, lo vedo addirittura inerte, che è rimasto lì quasi come se fosse inglobato, che è proprio come se fosse un anello intorno al, al cardias. Ok? Mhm. Ehm, ed era quello che gli è stato messo dall'entità mentale 7, cioè insieme all'entità mentale 7 quando soffriva di anoressia. Quindi, era proprio quello che gli stimolava l'anoressia, ecco. Poi non so, adesso sto cercando di capire la ragione, però c'è tipo un cerchio intorno all'ultima parte dell'intestino, non là, un po' più su, Mhm. neanche retto, più su ancora, un pochino più su, ok, come se ci fosse un cerchio intorno all'intestino ed è collegato da due ferri, due corde al bacino lateralmente, ok? E queste due corde come se gli tenessero l'intestino largo. Quindi a volte è quasi come se venisse scaricato tutto senza avere neanche la peristalsi in eterico, vedo una cosa così. L'assorbimento Mm, esatto. e i principi nutritivi del cibo. Di quella zona, di quella parte lì, sì. Quindi un impianto che lavorava sul fronte anoressia? Sì, 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 erano proprio collegati quello là e poi quell'altro sotto, sì, lavoravano proprio a quel livello lì, era quasi un cercare un deperimento fisico lento per ottenere le vibrazioni basse, collegato appunto anche alla depressione. Ok, poi? Allora, sì, allora ci sono questi due impianti. Sto visualizzando tutta la cosa perché è molto particolare. Ha due impianti a livello dei polpacci, proprio in mezzo ai polpacci, tra i due gemelli proprio, tra i due muscoli gemelli di un polpaccio e dell'altro, in mezzo. Ed è, ci sono questi due impianti. Allora, hanno due funzioni. Vedo in due Mhm. situazioni diverse. Allora, mentre fanno delle abduction in cui lui è sdraiato a pancia in giù, lo mettono sdraiato a pancia in giù, dove gli viene bloccato tipo il viso, ok, dentro un cerchio, Mhm. ok, e le braccia giù, e le gambe vengono agganciate a questi due impianti, collegate a questi due impianti e stanno piegate, quindi a pancia in giù, in su, no? I due, Mhm. questa parte delle gambe. E mentre poi vengono utilizzati invece durante tutti gli altri momenti, non durante le abduction, come se fossero dei rilevatori della sua posizione e a volte è come quasi che gli facessero cambiare direzione o lo fermassero, lo bloccassero. Ecco, hanno questa funzione qua.
Lo vedo soprattutto, cioè, mi ha fatto vedere adesso in questo momento che questa cosa fa sì che lui sia bloccato in quella situazione in cui diceva anche rispetto a sua mamma, no? Ok, come se Mhm. fosse agganciato troppo a sua mamma, ok? E questo lo limita anche fisicamente a trovare una sua autonomia fuori da lì. Mm. Ecco, Dal nucleo familiare. sì, questi sono i due blocchi principali concreti. Nome del progetto di Davide. Robotizzazione. È proprio mentre lo vedevo sdraiato a pancia in giù durante l'abduction e con le gambe in su, era quasi come se si sovrapponesse a lui l'immagine di un robot, molto simile a quelli che noi vedevamo quando eravamo piccoli, no? Mm. In televisione, ecco, robotizzazione. Nome della PS di Davide. Calotta, guscio rigido, calotta comunque. Nome della PE. Uncino. Causa esoterica del suo non sentirsi a suo agio col suo corpo in presenza di altri o un partner. Allora, vedo questo suo senso di inadeguatezza. Eh, mm, è come se mm, ci fosse vedo proprio nel passaggio dell'adolescenza, ok? Quando ha iniziato a uscire, a essere lui il protagonista della sua vita, no? Quindi distaccarsi dalla famiglia come avviene durante l'adolescenza, è come se avesse avuto dall'esterno, ok? Anche dal padre, soprattutto dal padre, ma anche dall'esterno, come dei riscontri negativi rispetto a se stesso, ok? Questo ha fatto sì che lui non trovasse adeguatezza nel suo corpo. Quindi questo suo rifiuto è ancora un blocco dato da quella cosa lì. E la possiamo collegare anche all'entità mentale di livello 2, quella che lo fa sentire quello che è come se lui avesse dei pregiudizi rispetto all'esterno, no? Quindi quasi come Mhm. se si sentisse guardato male. Ecco. Mhm. Mm. Causa esoterica dell'evitare le relazioni, al di là di questo aspetto. Sì, a parte questo aspetto che un po' influenza magari all'inizio come lasciarsi andare, ma una volta che si lascia andare, cioè superato diciamo il fatto di lasciarsi andare, anzi lì è come quasi invece ehm, un eh, come posso dire, quasi come se lui rifiutasse la normalità della media della gente. Ecco, mi viene questo anche prima mentre raccontava, quasi come se snobbasse, tra virgolette, snobbasse la normalità e quindi ehm, il suo concetto, eh, ehm, il suo concetto, la sua ricerca di amore fa sì che scarti, ecco, l'immagine che abbiamo visto all'inizio, scarti a priori delle esperienze, ecco. Quasi come se lui pensasse di non avere necessità di fare esperienza, ma come se sapesse già cosa cercare, no? Questo però gli preclude un po' appunto sperimentare. Direi che il fatto di precludersi di sperimentare fa sì che rimanga tutto teorico e quindi non concretizza nella Matrix la sua ricerca e il suo concretizzare la fiamma, ok? E quindi fa sì che lui rimanga statico rispetto a questa cosa. Queste sono le entità mentali, eh. Quanto incide l'idea familiare che la relazione, il matrimonio debba nascondere un valore?
Eh sì, Quindi, anche questa cosa qua, appunto. do per avere, no? Do ut Eh, des. esatto. Anche questi preconcetti qui, appunto, fanno sì che lui non sperimenti. E questo è un po' quello che rientra nell'entità mentale di livello 2, che anche, di quel pregiudizio fa parte anche tutta queste idee che gli sono state inculcate all'interno della famiglia, ecco. Mm. Sì. Chiamiamo la madre e il padre nel cinema. Mhm. Madre si presenta. Sì, la madre si presenta in prima fila, si è vestita anche, come dicono in Toscana, a modino per venire al cinema. È in prima fila, è tutta molto elegante e truccata con gli orecchini, pettinata, quasi come... Grande occasione, no? Sì, direi un po' troppo, nel senso che è come quasi come se dovesse andare a un appuntamento galante. Mm. Perché si presenta così al cinema? Eh, allora, già prima lo vedevo mentre Davide ci raccontava i suoi punti e l'ho intravista questa cosa, adesso è molto evidente, quasi come se lei avesse sostituito suo marito con suo figlio come appoggio, no? Quindi ehm, avesse invertito i ruoli. Mm, mhm. E quindi è ancora un po' in questa situazione. Il padre viene. Il padre entra, sì, piangendo, quindi rendendosi eh, vittima, nel senso, mm, come faccio a spiegare? Piange dicendo scusate, scusate, sono qua per redimermi, Mm. tipo, no? E lo è davvero? No, diciamo che è la sua modalità, è molto inconscia, ma è la sua modalità di non essere accusato, di passare un Vabbè, po', Davide fare un po' pena, ecco. si intende di mezzi di comunicazione, noi siamo nel cinema, c'è uno schermo, mandiamo un RVM, come si diceva una volta, mandiamo un film con un bel medley di tutte le volte che il padre ha menato sia lui che la madre di Davide. Mhm. Un bel mix in cui si vede le cause della arrabbiatura, lo svolgimento della arrabbiatura, le botte, le conseguenze e abbiamo visto tutto. Che succede? Mhm. Ok, adesso ha smesso di piangere, però lì con la testa bassa, si vergogna parecchio. Vite precedenti tra il padre, il madre e Davide in cui possono esserci delle cause. Allora, rispetto al padre, quasi come se ci fosse stato un accordo, di vivere diverse vite in questi due ruoli, quindi mantenendo sempre gli stessi ruoli con i vari aspetti di uno dell'altro. No? Quindi il padre che vive il figlio Davide in tutti gli aspetti, diciamo, più aspetti possibili come figlio, quindi con vari caratteri di figlio, no? O varie situazioni. E la stessa cosa di Davide rispetto a suo padre, di vivere il padre in varie modalità. È quasi come se le due PS avessero scelto una la PS del padre e l'altra la PS del figlio per fare esperienza del rapporto padre-figlio con la stessa PS in varie vite. Non Mm, so se ho mm. reso l'idea. Perché? Mm. Perché è una modalità come un'altra per fare l'esperienza padre-figlio. Ma il padre era sempre padre, il figlio era sempre figlio. Sì, 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 esatto. Ed era sempre manesco uno No, e... no, 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 Mm, no. C'è stata la vita dove il padre era amoroso e premuroso, fin troppo premuroso, no? Quindi fare l'esperienza di una caratteristica del padre estrema, ecco, varie caratteristiche di un padre, ma all'estremo, anche quelle belle. mm.
Il padre lo vede adesso? Sì, dice, e adesso vabbè, cosa posso fare? Come faccio a rimediare? Beh, rimediare, prenderne consapevolezza è già un ottimo passo. Mm. Ma nella realtà, non Sì, solo... infatti nella realtà non è in grado in questa vita. No? No. Eco. Ehi, Mm. boh, boh, boh. No, adesso è andato via. Beh. No, no, c'è ancora un po'. Chi è? Ancora. Sono i soliti militari. Mi diverto tutte le volte, adesso mi diverto quando succede così, vado nella stanza lì dove ci sono tanti di loro Mhm. e li butto giù come se fossero delle marionette, li stordisco e poi li risucchio tutti in un portale dell'oblio. Ok, puoi mettere nella loro base un bella grande e via, abbiamo finito. Mhm. Ok, lasciamo lì il padre e la madre. Mhm. Dunque, la causa esoterica della depressione quindi è la 5x7 entità Sì. mentale. Mhm. Ma la causa esoterica, ok, va bene, ma da cosa è scatenata questa depressione? Allora, aspetta, sto guardando perché... Sì, allora, secondo me sono l'unione, allora, un po' l'idea, quello che c'è dietro l'idea di Freddie Mercury come musica e canzoni Mhm, trascinano un po' le persone verso quella cosa lì, verso la depressione, ok? Ci sono queste parole, queste melodie che allora o le prendi così come ritmo da ascoltare o è proprio quasi come se vibri già un po' basso e ti aggancia, è quasi come se ripetessero la malinconia, appunto come diceva Davide, la stessa malinconia che vedo che aveva Freddie Mercury, ok? Quindi questa l'energia che trasmette e che aggancia. mm. Ehm, sì, io direi che questa cosa qua. Questa è... Beh, più o E meno, poi... vai. Davide, quando è morto Freddie Mercury aveva più o meno 10 anni. Qual è la vita precedente di Davide? Quella prima di adesso, di questa? Mhm. Allora, morto più o meno, la vita prima era morto più o meno intorno al 1938 e lo vedo che lavorava, aveva tipo lavorava, vendeva, era un agricoltore soprattutto di frutta, aveva questi frutteti e lo vedo che lavorava, mi fa vedere una scena dove lavorava cioè al suo banco in un mercato del paese. Mm. Ma quindi questa influenza di Freddie Mercury da dove viene? Da un'entità mentale collettiva Freddie Mercury? Sì, da Perché lui sa una... chi è, ma non è che sia un No, fan no, della è una musica. cosa... no, mm, sto Dimmi. guardando, sto cercando di capire. Io lo vedo lì dall'adolescenza quando ha iniziato la sua depressione forte, ok, l'ho visto lì. C'è questo aggancio con Freddie Mercury. Quindi o c'è stato un evento che ha agganciato la depressione, anoressia e è quasi come se l'aggancio con Freddie Mercury avesse mantenuto la depressione, no? Quindi o c'è stato un evento lì
vedo che ci può essere stato un evento o qualcuno che lui conosceva bene, un suo amico o una sua amica che seguivano tanto Freddie Mercury, una cosa così, o qualcuno che è stato male, che lui conosceva durante l'adolescenza, quel momento lì. C'è un evento che ha agganciato questa entità. Causa della stanchezza. La depressione, l'entità mentale di livello 5. È uguale. Mm. Tristezza. Sì, quella. E l'anoressia e disordine alimentare, va bene, l'entità mentale collettiva, ma Quella che non c'è. altro. No, e c'erano questi due impianti, sempre collegato, partiva dalla depressione e la depressione ha fatto sì, poi anche il fatto che lui si vedesse inadeguato, io direi tutte quelle tre entità mentali hanno fatto sì che si agganciasse l'entità mentale collettiva anoressia. È quasi come se l'avessero eh, Aiutata, sì, cioè tutte le entità mentali supportata. su tutti i livelli, ecco, esatto. Sì. Con l'entità mentale collettiva 2 collabora Vedo la Mantide, che è quasi come se suggerisse a Davide le frasi che fanno sì che lui abbia una aspettativa di come andrà la relazione o il discorso con una certa persona, no? La comunicazione all'esterno, che gli fa avere un pregiudizio. Analizziamo, Elena, il discorso dell'angelo custode, quindi l'Elohim Mhm. di Engi. Sì. Primo fatto, primo incidente, primo caso molto pericoloso per la sua vita, un incidente autostradale veramente impressionante, Mm. dalla quale esce illeso, sia alla fine dell'incidente, sia nel dopo, visto che è in pericolo, sia nella finale. 3 volte rischia la vita nello stesso Mm. incidente, No, 3 viene volte si proprio. salva. Mm. PS o Angelo? Questo è Elohim, Perché? perché per agganciare la credenza, no? Per agganciare l'energia, per cercare di agganciare l'energia, l'hanno agganciato in un'altra maniera, è quasi indiretta, nel senso che, allora, quello che vedo è che mm, allora, non, non è stata fatta apposta, ma quasi, nel senso che hanno creato l'incidente per fare un abduction, per andare avanti con il loro programma, ok? In quel frangente lì è quasi come se l'interferenza dell'Elohim ha preso l'occasione, Mhm, ok, per interferire Davide, mhm, ok, cercando di agganciarlo con il pensiero di affidarsi a qualcuno all'esterno, quindi all'angelo custode, mm, ok? È indiretto nel senso che è quasi più, ehm, cioè lui fidandosi di sua mamma che dice che era il suo angelo custode, allora un po' ci crede, ok? Ma se fosse stato solo per lui non gli sarebbe neanche venuto in mente quasi, no? Cioè ci avrebbe creduto pochissimo, nel senso quasi no. E ha fatto sì che, cioè io ho visto proprio mentre descriveva prima, ok, la macchina che ha sbattuto, poi sarebbe rotolata e invece che rotolare quasi l'ha presa di peso, così, e l'ha messa di là. Mentre lui usciva per uscire dalla macchina, è stato spostato e messo, cioè velocizzato il movimento e messo sul guardrail, no? Come ci ha detto. Quindi anche lì, quando è uscito è stato spostato e poi anche dopo è stato spostato sul guardrail per non essere investito. Ma questa cosa è stata fatta mm. proprio per agganciare, diciamo, l'idea dell'angelo custode. In realtà l'incidente era stato fatto per fare un abduction. Secondo incidente, secondo episodio, quello in cui fa botte e rischia di essere derubato.
Quella è la PS, quella è stata la sua, l'ho visto proprio. La sua PS che ha fatto sì che si accendesse il telefono. Non c'entra niente l'angelo custode. Creare la realtà, e ha fatto vedere che si può creare la realtà. Perché è quasi quello che mi viene da aggiungere, direi, è che non sempre è così, nel senso che ci sono delle PS e delle persone che devono fare l'esperienza fino alla fine, ok? Perché allora ti succede magari una volta, questo è un esempio, non è il suo caso, ma in altri casi può essere magari vai con uno sconosciuto una volta, vai due, vai tre, e diciamo è sempre peggio, nel senso rischi sempre di più. Alla quarta, lo rifai per la quarta volta, allora ti faccio succedere qualcosa di grave che poi ti ricordi, ok? Non era il suo Nel suo caso. caso invece? No, nel suo caso è proprio la sua libertà di fare esperienza in quel caso. Ok, si è sentito, lui ha detto dal cuore, mi sono sentito di accompagnarlo a casa così, no, in maniera naif, non molto semplicemente, quindi la sua PS ha ritenuto opportuno fare l'esperienza di salvarlo prima che succedesse qualcosa di spiacevole. Ecco. E quindi ha fatto attivare il telefono. L'Elohim cosa dice a questo proposito? Adesso. Ah, adesso? Mhm. Mi avete scoperto. Ero riuscito a prendere tutte le occasioni della sua vita per far finta che ero io. Adesso è abbastanza arrabbiato, nel senso che fa, "Mm, Mm. mi avete visto?" È sicuro di essere arrabbiato? Sì, è arrabbiato con te. Va bene. C'è qualcosa in sospeso con il padre. Allora, diciamo che la cosa in sospeso è proprio il suo, ehm, come posso dire, mm, è difficile da spiegare questa cosa. Suo padre gli procurerà quella forte rabbia finché lui lo terrà in considerazione, nel senso, non è che non lo deve salutare più o non gli deve parlare più, ma finché lo ritiene Giusto? parte Ah. fondamentale, no, parte fondamentale della sua vita, nel senso della sua propria vita concreta, Mm. gli provocherà la rabbia. Vedo questa cosa, nel senso che lui può vivere benissimo senza avere per forza a che fare col padre, nel senso che eh, la sua vita va avanti indipendentemente dalla presenza o meno del padre, Mm. no? Quindi sa che esiste, lo saluta, lo può anche andare a trovare, no? Mi viene da dire ogni tanto, ma indipendentemente da quello che lui deciderà di fare della sua vita, quindi non deve essere parte integrante della sua routine, della Mm. sua vita, ecco. Quindi è quasi come se inconsciamente lo volesse includere nella sua vita, ok? Però con questo rancore che si porta da sempre non è possibile e quindi lo Diciamo, scioglierà nel momento in cui sarà indifferente. Ecco. è un cortocircuito Mm, sì. che fa il padre nel cinema. Stava ricominciando a fare la vittima, poi si è accorto che invece non è vittima, cioè del meccanismo di prima perché l'ha visto e quindi ha rismesso e ha rimesso giù la testa e dice: non so come uscire da questa situazione." Cambiando. Sì, ma quello che vedo io è che non è per questa vita. Va bene. Mm, mm. Artista che al momento fa altro. Mhm. Quindi causa esoterica di questa battuta d'arresto della sua carriera d'artista a tutto tondo.
Sì, io ci metto di nuovo che è limitato dalle interferenze mentali e eteriche, no? Anche in questo aspetto, anche lì c'è questa parte un po' di negativismo portato dalla depressione e anche questa eh, mh, essere come si dice? Non mi viene la parola, non so se è Di- premunito Mhm. su quello che è Prevenuto. prevenuto, non mi veniva la parola, prevenuto su come sarà l'esito del suo lavoro, quindi tanto non mi considera nessuno, tanto in questo momento le persone sono superficiali, quindi non vedono quello che io voglio esprimere, il senso di quello che io voglio esprimere con le mie opere, con le mie sculture, con i miei dipinti, con le mie poesie, no? Ok? E quindi lo limitano anche in questo, e quindi invece che fare, lui potrebbe benissimo fare, sperimentare varie cose, vedo che potrebbe, lo vedo che fa questa mostra dei suoi oggetti, dei suoi quadri, delle sue creazioni in mezzo a un prato, a un parco. Poi un'altra volta lo vedo in questa stanza di un palazzo, tipo al penultimo piano c'è una stanza adibita per fare mostre. E Mhm. quindi vedo che sarebbe molto libero di sperimentare le sue mostre e le sue esposizioni in vari posti. Mhm. Ed è tutto colorato, cioè queste scene sono molto colorate. In questo momento invece è tutto bloccato ed è tutto grigio-nero, Ma i perché? colori per le interferenze mentali e la mantide e tutti, il falconiforme e anche non l'Elohim, l'altro. Ah sì, l'energia di Freddie Mercury. Ecco. Collaborano tutti a Capacità, immobilizzarlo. capacità medianiche ed intuizioni circa cose che poi si avverano. Sì, questa cosa qua ce l'ha già e se la porta da vite passate. Non direi l'ultima che ha vissuto, ma una qualche vita fa. Ha imparato? Sì, lo vedo, ho imparato. Vedo questa vita qua dove lui è nato, da quando è nato, vedeva lo scorrere, vedeva lo scorrere della vita degli altri, no? Quindi, che ne so, vedeva una persona, camminava per strada, vedeva la persona e dietro come strascico a questa persona c'erano tutti gli eventi principali della vita futura di questa persona, no? Quindi colore, scene e persone. E questa capacità gli è rimasta appunto da quella vita lì, che direi che in questa vita più che quella cosa, che può essere fine a se stessa, ma può essere anche un po' scomoda per lui, nel senso che se vede la vita degli altri, a volte c'è chi lo fa fare di andarglielo a dire agli altri e cosa gli viene in tasca a lui, direi Mm, niente, mm. ma è come se fosse una fase preliminare per poi imparare appunto a sentire e vedere l'energia, il campo energetico magnetico, ok? Più che la vita Nel degli reale. altri. Sì, esattamente. E quindi vedere le sue energie, anche creare, sì, rinforzare le sue vibrazioni, alzare le sue vibrazioni e proteggersi da eventuali interferenze future, ecco, diciamo. È il preliminare per imparare a utilizzare le sue energie e le vibrazioni. Ecco. Va bene, Mhm, rafforziamo questi intenti nobili andando mhm, direttamente al cluster. sì. Davide in questo modo può dare un'accelerata alla propria Mm, esatto. condizione che lui stesso ha scelto per sé, Sì, sì. mettendosi le condizioni per risolverla. Dimmi. Esatto, e adesso ho scelto di togliersela. Adesso, no?
Quindi si è scelto una madre che ha fatto delle ricerche, la madre gliele Mhm. ha suggerite, lui non le ha Esatto. detto vai a quel paese, ma le ha seguite, Sì, quindi non è merito della madre, è merito suo, sì. e delle sue scelte avrò questa madre che sarà interessata a capire. Mm, Quindi se vogliamo, ti dico, caro Davide, l'aver avuto e aver scelto tu un padre come quello che hai avuto ti ha dato una grossa opportunità, grossa. Altrimenti tu non saresti qui. E qui tu sei per imparare, capire determinate cose. Cioè, questa è la visione un po' dal di fuori, no? Io non sono più Davide, sono una cosa che poi noi chiamiamo PS, anima, ok? Quindi non è importante avere un papà che ci accarezza, che ci vuole bene, eccetera. La cosa più importante è capire determinate cose, quindi mettersi un ostacolo e capirlo e superarlo. Il fatto che tu sia davanti a questo schermo di computer oggi è una vittoria immane, immane. mm, mm. Non finisce qui, ovviamente, perché tu con le tue nuove piccole sfide, piccole si fa per dire, però mai più depressione, nuovo lavoro, lavoro che ti soddisfa, il vecchio, il nuovo, quello che è, vita sentimentale, grande accettazione. Da qui in poi hai la possibilità di vincere a tutti i livelli. È come dire, quando tu vedi, non so, qualche figlio di papà che ha sempre avuto tutto, no? E che non ha uno scopo. Mentre chi parte da zero ha comunque cioè, tutta la vita magari, ma alla fine è contento, alla fine ha avuto i suoi risultati. Se vogliamo, tu sei già oltre la barricata papa, che insomma i tuoi si stanno lasciando, eccetera, e poi comunque ormai sei adulto, per cui ti interessa ben poco. Ti potrebbe dispiacere per tua mamma che ha già risolto per conto suo, ecco. Mm, 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 mm. Pippone. Mentre andiamo al cluster, chiama la fiamma, vediamo come la vedi. Allora, è in uno stato intermedio, nel senso che ci sono delle fiamme grezze sopra, 5 fiamme grezze sopra, poi c'è la potenziale fiamma che mi appare come quasi sdoppiata in 4-5 figure potenziali, perché quella sua non ancora scelta definitiva, no? Confusione rispetto ad alcuni parametri fa sì che ci sono 5 possibilità di di, 5 possibili persone che già esistono, ok, come fiamme, ma Mhm, sono ancora tutte lì in stand-by perché sono le 5 possibilità ancora incerte, mm, ha ancora della confusione rispetto ad alcune cose. vabbè. Comunque è lì o magari non è lì, è un'altra. Mm, Improvvisamente scopre che la sua fiamma dovrà avere determinate caratteristiche che questi 5 non hanno e quindi passerà a uno e vincerà esatto, su tutti e 5. sì, Poco esattamente. importa, poco Mm. importa, non importa assolutamente nulla questo. E sapere che è biondo, bruno, moro, alto, basso, grasso, magro. No, però vedo che lui proprio ha già iniziato a fare questo lavoro di focalizzarsi sul individuare, cioè crearsi la sua fiamma. Ok, Mhm, quindi alcune certe caratteristiche della persona. Eh, Solo che è tanto teorica la cosa, mhm. è poco Forse c'è sperimentata. una prefiamma da conoscere prima di conoscere la fiamma. Mm? Esatto. Mm, sì. Questa prefiamma gliela facciamo conoscere adesso. Siamo già andati al cluster 9, vero? Stavamo per andare, non l'abbiamo fatto, no. Aspettiamo un attimo. Facciamo Mhm. entrare lo strumento tecnologico che permette a Davide di conoscere la sua prefiamma. Il nostro amico specchio da camera con le rotelline. Mhm. E cosa si dice a una fiamma o a una prefiamma? Ti amo. Sì,
C'è, ok, la vede. Mm. Già prima la vedevo questa cosa, non so perché a me arrivava, ma che non c'entra con le fiamme, ma era proprio la prefiamma evidentemente, quindi sì, lo vedo in zona intorno al Bresciano. Cosa fa? Lui si è messo davanti allo specchio e c'è questa figura maschile con i capelli scuri e tramite lo specchio si sono presi per mano. Mhm. E Però mi, aspetta Elena, per me la prefiamma è lui. Lui si mette davanti allo specchio e si vede e si ama. sì, però c'è una prefiamma, cioè non so come dire, quando tu mi hai detto prefiamma, io ho visto Ah, quasi come se fosse una storia di passaggio, cioè non di passaggio, ma è come se di fosse... accompagnamento. Eh, Mhm. mm, mm, Una prova generale, sì, diciamo. Mm. mm, Vabbè, che non c'entra con le fiamme, ma è come se fosse una sua potenziale prossima storia. Quando andiamo al lui... cluster. mi è venuta Vabbè, questa cosa qua. meglio ancora. Ho visto questa cosa qua. Eco su eco. Cluster, via tutto. Mhm. Mm. È particolare come vedo le varie vite perché sono dei ranocchi, Mhm. quasi come se fosse riferito alla prefiamma, no? Ranocchio che poi se tu le facci diventa principe azzurro e quindi la fiamma. Via tutto. Ad Mhm. eternum qua. Sì, lo fa dopo di me e lo mette lì. Avatar. Mhm. Sì. Mhm. Come lo Sì. vedi? Ma fa finta di niente, è bloccato dall'uomo energia, fa finta di niente, fa finta di farsi le unghie, te pensa, vabbè. Vabbè, portale definitivo sotto i suoi piedi, tutto va giù. Ok. E ad eternum anche qua. Mhm. Come li fa Davide? Allora li fa tra le due mani, così, ok, poi man mano che si muove per appoggiarlo a terra, diciamo, è come se si duplicasse. L'Eterno diventa sempre più grande finché tocca il terreno ed esplode di energia ovunque. Mhm. Mhm. Conso- ehm, eh, interferenze eteriche, mentali, impianti, progetto robotizzazione. Esiste ancora qualcosa? No. Nuova frequenza. 239 miliardi. Tanto. Nuova consapevolezza. 159. PS. Anima. 63. Vite. A 1000, 1627. Cervello. 9,5. Capacità medianica di prevedere fatti che poi avvengono. Esiste?
Sì, esiste, ce l'ha, è molto, non è capacità, allora potrebbe diventare capacità, adesso è quasi come se, eh, Intuito. esatto, l'intuito, no? Ogni tanto c'ha questi sprazzi, ma non è Non, controllabile. non li controlla, Eh, esatto. diventa capacità quando poi sceglie lui quando, come e perché. Mhm. Mm. Se lui si pone una domanda, gli fanno una domanda e lui ha una Sì, risposta certa. esatto. Quello è vedere, diciamo. Mm. Mhm, sì, Ok. esattamente. Messaggio finale che si vuole lasciare. Allora, questa immagine mi è venuta prima, mi sono forse dimenticata di dirlo, perché poi ho visto altre cose, ma c'era questa cosa che la PS voleva dire a Davide, ok, può abbinare la sua creatività, il suo lavoro, quindi di dipingere, creare oggetti, sculture, tutto quello che fa scrivere, tutte le cose, abbinarle allo sviluppo della sua capacità medianica e alla sua centratura, quindi all'aumento delle sue vibrazioni. Mm. Ok, mentre lui dipinge o disegna, può arrivare a essere in quello stato lì e è come se intorno gli si creasse tridimensionalmente quello che lui sta dipingendo, ok? Quindi attraverso quello lui sarà in grado di muovere le vibrazioni e le energie intorno per creare la sua realtà come la vuole, quindi attraverso quello che lui esprime dalle sue opere. Non so se sono riuscita a rendere l'idea di quello che sto vedendo. Messaggio finale. Il messaggio finale è, già da prima l'ho visto, è cercare la sua indipendenza, quindi trovarsi un suo spazio, una sua casa e iniziare proprio a fare il suo lavoro. Anche se, non so, è come se, se non è possibile per ora fare proprio delle vere esposizioni, delle mostre, ok? Iniziare con piccoli gruppi, organizzare lui qualcosa nel suo piccolo per poi, e poi questo farà sì che lui possa aumentare, ma deve fare delle azioni concrete Mm. perché nella Matrix lui deve mettere queste tracce, Certo. assolutamente. Quindi Immagine queste due finale della cose qua. madre. Sempre a modino? Allora, si è struccata e ha tirato giù i capelli. Immagine finale del padre. Nel cinema, ovviamente, tutte e due. Sì, sì. Sì, il padre si è un po' estraniato perché è come se non volesse vedere la sua incapacità in questa vita di uscire da questo meccanismo e quindi si è un po' disinteressato, tra virgolette. Immagine finale di Davide nel mentre che lui si crea e si mette un ad eternum nei cinque corpi, fisico, mentale, emozionale, eterico e subliminale. Più casa, più uno in casa. Mhm. Allora, mentre si metteva lì ad eternum nei vari corpi, allora vabbè, prima ha iniziato a ruotare su di sé, poi si è fermato verso di noi, guardando noi, ok, e si è espanso. Quindi è come se, ecco, è come se la sua energia intorno creasse continui toroidi, ok, Mhm. sempre più grandi e sempre di un colore diverso, quindi c'è tutto l'arcobaleno e sta sempre aumentando di più. Va bene, Mhm. abbiamo finito.